When you look inside yourselves, huh? Do you see a knight? A Viking? Samurai, perhaps, huh? My name is Jason Vandenberg, creative director. For Honor offers you the opportunity to experience the adrenaline and the danger of a melee combat in a visceral battlefield. I mean, 2 teams of 4 warriors in a live multiplayer demonstration on console right now. Quando uscì per la prima volta questo video, stavo dormendo. Sì, perché io non ce la faccio a stare oltre la mezzanotte per vedermi la conferenza delle 3. Sì, lo so, sembra un vecchio di merda, ma io dopo un certo orario crollo, quindi preferisco vedermi la mattina dopo su YouTube tutto ciò che mi sono perso di quella conferenza. Inoltre, in quel periodo non avevo nemmeno una PS4 e né una TV HD, ma una PS3 collegata al TV Combi Philips. Sì. Quindi il mio interesse verso nuovi giochi per nuove console era davvero basso. Provavo addirittura invidia verso chi li aveva. Ma la mattina seguente alla conferenza della Sony del 2015, i miei 2 amici Peppe e Luca mi iscrissero su Facebook. Accettai di vedere il video e quello che vidi mi folgorò all'istante. Mi fece cadere la mascella a terra. Non riuscii a staccare gli occhi da ciò che stavo guardando. Per la prima volta stavo osservando un gioco dove cavalieri e samurai si azzuffavano di brutto e il tutto era tremendamente spettacolare e ben definito. L'hype mi era salito alle stelle e non passava giorno che non guardassi quel gameplay trasmesso alle 3. Mi ero persino iscritto al canale di Ubisoft per tenermi sempre aggiornato e ogni volta che usciva un nuovo video riguardo lo sviluppo di For Honor ero sempre pronto a vedere e sentire tutto. Successivamente, nel 2016, arrivò la seconda occasione di Ubisoft per far vedere lo sviluppo del suo gioco, mostrandoci un intero gameplay della fazione dei vichinghi contro i samurai e subito dopo un trailer di presentazione della modalità storia. E infine ci viene comunicato il giorno esatto dell'uscita di questo titolo, 14 febbraio 2017. La curiosità di conoscere questo gioco aumentava sempre di più e i vari trailer dei vari personaggi giocabili alimentava ancora di più il mio hype, tanto che mi decisi a tutti i costi di mettermi i soldi da parte per riuscire a comprarmi una TV HD e una PS4 prima del 14 febbraio. E grazie all'aiuto della mia ragazza che mi aiutò a trovare un lavoro, a mia madre che mi aiutò a racimolare le ultime somme per comprarmi la PS4 e infine la scommessa vinta con Peppe, riuscii a ottenere anche For Honor. Sì, la scommessa di Peppe, perché Peppe stesso mi disse: Vicè, se riuscirai a comprarti una TV HD e una PS4 prima dell'uscita di For Honor, ti prometto che For Honor te lo comprerò io. Vinsi la scommessa e me lo comprò lui. Avevo già provato in precedenza sia la closed beta che la open beta
e non persi nemmeno un giorno di quei periodi di prova per giocare e provare For Honor. Iniziai immediatamente con il personaggio che mi catturò sin dai primi trailer, l'Orochi. Poi arrivò finalmente il giorno dell'uscita ufficiale e da lì ho avuto la possibilità di conoscere a fondo questo originale titolo di casa Ubisoft. Bene ragazzi, da adesso in poi esprimerò i miei pareri, darò le mie opinioni in base alle esperienze che ho vissuto fino ad oggi giocando a For Honor. Questo video non è una recensione, questo video fa parte di una mia rubrica che si chiama What Is, e il primo video con cui iniziai tale rubrica fu What Is NGO3, un video dove diedi le mie opinioni riguardo alla modalità online di Metal Gear Solid 5. In questa rubrica o format parlo dei giochi che ho giocato spesso, elencando sia i pregi che i difetti, secondo un mio parere. Detto questo, spero che questa intro non vi sia sembrata troppo pesante, mettetevi comodi e buona visione. Prima di parlare del gioco in sé, volevo soffermarmi un attimo discutendo proprio del suo nome, For Honor, che significa per l'onore, o per onore, o... ecco, quello. Di onore su For Honor ce n'è davvero poco. Partendo dalla modalità storia, quest'ultima non parla di onore, ma più che altro cerca di marcare la famosa legge del più forte che sopravvive al più debole. Il piano di Apollyon non si basa sul far sopravvivere i guerrieri più onorevoli, a lei interessa solo quanto siano forti, quanto siano lupi, e con questi lupi cerca di eliminare ciò che per lei sono le pecore, ovvero i deboli. Gli unici piccoli momenti dove si può notare l'esempio di onore si possono trovare nel paragrafo finale del capitolo dei Cavalieri, dove il nostro guardiano passa la spada a Gudmundur in segno di un combattimento alla pari, e nell'ultimo capitolo, ovvero quello dei samurai, e più precisamente nel penultimo paragrafo, il 3.5, che si chiama per l'appunto Onore, dove il nostro Orochi si scontra con il nostro guardiano e quest'ultimo decide di non fare intervenire nessun altro perché voleva combattere da solo contro l'Orochi. Ecco, oltre questi momenti, nulla a che fare con l'onore, ma con altri argomenti. Per quanto riguarda invece l'onore presente nella modalità online, l'onore o il rispetto verso l'avversario è rappresentato da una regola non scritta e non esiste solamente su For Honor, ma in qualsiasi gioco PvP. Gli avversari, prima di iniziare a duellare, si scambiano un emote di saluto. Se entrambi faranno così, allora si intenderà svolgere un combattimento al segno del rispetto, senza prese in giro o atteggiamenti fastidiosi, anche se ci sono giocatori che prima ti salutano, ma poi, forse perché sono stanchi di perdere, decidono di fregarsene dell'onore e ti attaccano alle spalle mentre stai combattendo contro un avversario, non ti salutano più. E lì non puoi fare altro che giocare liberamente, visto che ciò che volevi mantenere non è stato più mantenuto dalla parte opposta. In altri casi ci sono giocatori che non ti salutano affatto e ti attaccano subito, ti colpiscono alle spalle mentre stai combattendo contro un altro, ti spammano le emote in segno di presa in giro, e infine la cosa che adoro più di tutte, quando l'avversario scappa. Insomma, giocano come vogliono loro. E la loro risposta alla mia lamentela o alla lamentela di qualsiasi altro giocatore che si infastidisce di tali atteggiamenti è ma è un gioco, ci sta. Ci sta cosa? Il fatto che puoi liberamente prendere in giro uno sconosciuto senza che ti abbia fatto nulla di provocatorio? Il gioco me lo permette, quindi io lo faccio. Il gioco te lo permette, sì, ma questo non significa che sia giusto, soprattutto se davanti a te c'è un giocatore che ti porta ad un certo rispetto. In questi casi l'onore vacilla molto o addirittura è proprio assente, ma in altri casi ci sono situazioni anche troppo onorevoli. Può capitare che in un duello 2 contro 2 o 4 contro 4 i giocatori lasciano giocare l'avversario contro un loro alleato o addirittura si fanno colpire per avere la loro stessa vita. Queste sono situazioni rare e per certuni possono sembrare esagerate,
ma sinceramente non possono essere considerate fastidiose, perché tutto ciò è un chiarissimo segno di rispetto, e rispetto non ha mai fatto male a nessuno. E questo gioco si chiama For Honor, e in questo caso essere onorevoli non è di certo strano. Ma non tutti la pensano così, e dobbiamo giocare il gioco così come capita. In conclusione, avrei sinceramente chiamato questo gioco in un altro modo, e per una casa come Ubisoft che sforna titoli sempre originali, penso che non sia difficile cercare un titolo più azzeccato per il loro gioco. Avrebbero potuto chiamarlo per esempio Glory, Wolves, visto che si parla di lupi e pecore. Oppure Art of Battle, come il nome del sistema di combattimento. 4 salti in padella. Insomma, qualsiasi cosa, ma proprio For Honor lo trovo fuori dal tema centrale. Ovviamente potete essere in totale disaccordo con ciò che ho appena detto, o magari considerare questa parte del video inutile, ma ci tenevo a dare la mia opinione anche su questo nome, perché in questo gioco di onore non se ne vede così tanto. La modalità storia di For Honor non sembra essere affatto un contentino per i giocatori single player. Giocandola si può notare come Ubisoft abbia cercato di renderla interessante e per quanto mi riguarda non l'ho trovata male, solo che non sono rimasto pienamente soddisfatto per determinate situazioni che mi hanno fatto storcere un po' il naso. C'è da notare che l'intera modalità storia non è altro che un continuo tutorial, dove ogni tanto, mentre stai giocando, il gioco si ferma per mostrarti un tasto nuovo o una nuova combinazione di tasti da usare in gioco. Questa cosa, a mio parere, doveva durare veramente poco, proprio nelle prime fasi del capitolo 1 per esempio, e invece questo tutorial finisce con l'estendersi per quasi tutta la durata del gioco, diventando parecchio fastidioso. I personaggi all'interno di questa modalità storia sono ben caratterizzati e verrà data la possibilità al giocatore di utilizzare diversi personaggi durante lo svolgimento della trama. Piccola nota, anche se per alcuni di voi avrà poca importanza, ma determinati personaggi non hanno un nome proprio e parlo dei personaggi principali del gioco, ovvero il guardiano, il razziatore e l'Orochi, al contrario di altri personaggi secondari che invece hanno un nome proprio come Holden Cross, Mercy, Stygander, Runa e Ayu. Un fattore che ha marcato maggiormente la mia insoddisfazione sulla campagna di For Honor è presente verso la fine del gioco e per la precisazione proprio nella fase finale dell'ultimo capitolo, dove diverse situazioni che si generano mi hanno lasciato perplesso. Innanzitutto mi aspettavo che nel capitolo finale il nostro guardiano partecipasse alla battaglia del castello di Apollyon, o ancora meglio, utilizzassimo lui stesso per sconfiggere Apollyon, ma invece colui che affronterà il boss finale sarà un personaggio che entrerà verso la fine di questa campagna, ovvero l'Orochi. Non si sa quasi nulla di questo personaggio, solo che era il campione dell'imperatore e alla fine viene rappresentato come il prescelto per sconfiggere Apollyon. Sinceramente, il prescelto secondo me era proprio il guardiano e ci sarebbe stato bene soprattutto per la frase che dice alla fine del capitolo dei guardiani. Ho fatto un giuramento. Lottare per la pace. Poi vorrei capire una cosa. I soldati della Legione di Ferro, guidati dal guardiano che non c'è, e non ditemi che è questo perché non è lui, fidatevi, e quindi guidati da Holden Cross, combattono contro gli ultimi soldati della Legione di Ossidiana di Apollyon. Invece, per quanto riguarda i samurai, pensavo che ci fosse una sorta di alleanza tra questi ultimi e i cavalieri, per sconfiggere Apollyon, ma a quanto pare non è così, visto che poi vediamo scene come queste che lasciano parecchio in confusione.
Ed infine i vichinghi che irrompono senza capire il perché si trovino lì, e non riesco a capire il senso della loro presenza in quel momento. Lo scopo dei vichinghi era quello di razziare le ricche terre per ricreare il proprio popolo che era stato decimato, ed erano riusciti a fare tutto ciò razziando i samurai, e sembrava che il tutto si fosse concluso in una scena del capitolo dei samurai quando il nostro razziatore sbeffeggia allegramente i samurai allontanandosi con la barca e le scorte razziate. Che senso aveva attaccare proprio la fortezza di Apollyon? Apollyon ha riferito ai vichinghi che nella sua fortezza c'era qualcosa di utile per loro? Ha attirato la loro attenzione con qualche scusa del genere? Io sinceramente non l'ho capito. Poi sarà una richiesta banale e un pensiero personale, ma avrei voluto vedere almeno una volta il viso di Apollyon, almeno alla fine. Riusciamo a vedere persino l'intera faccia di Aio con tanto di capelli corti, quindi si parla di un modello facciale nuovo per quel Kensei. Mi fa vedere di nuovo la faccia di Holden, il mezzo viso di Stygander. Potevate farmi vedere anche la faccia di Apollyon, su via. E infine, la cosa che mi ha lasciato diversi punti interrogativi in testa è stata proprio la frase finale che Holden dice prima della chiusura del capitolo finale. Beh, moriremo provandoci. Perché dovrebbero morire per ristabilire la pace? Non sono loro i rappresentanti delle proprie fazioni? E poi, i samurai e i guardiani si erano alleati da quello che avevo capito. Al massimo sarebbero rimasti i vichinghi da convincere, ma penso che non si sarebbero messi contro due fazioni alleate, no? E mettiamo che nei vichinghi esistevano clan che non accettavano la pace. Sarebbero stati sempre una minoranza, e quindi un'alleanza per la pace gli conveniva per forza. Avevano sconfitto l'origine del male. Coloro che rappresentano le proprie fazioni erano a favore della pace. Non capisco il perché di quella frase finale. Quali altri conflitti dovevano sorgere? Ecco, a parte questi fattori, ho gradito parecchio la campagna di For Honor, sebbene, anche se l'ho giocata diverse volte per fare la guida che trovate in descrizione, non penso che la rigiocherò, e non lo dico perché l'ho giocata già diverse volte, ma solo perché questa campagna non mi stimola di rigiocarla. Per me si esaurisce dopo la prima volta, ma con ciò non voglio dire che sia brutta. Una cosa che ho gradito molto nella modalità storia di For Honor è la possibilità di giocare tutti i capitoli in co-op con un amico online, ma tale co-op permette solo a 2 giocatori di giocare insieme, e questo potrebbe piacere come non piacere, visto che nella modalità online si può fare un gruppo di massimo 4 giocatori. Ma tutto sommato, questa coop in modalità storia risulta un'esperienza interessante, e ho proprio vissuto questa esperienza aiutando il mio amico Peppe a completare la sua di modalità storia. In conclusione, la modalità storia di For Honor è godibile, è per niente pessima, solo che per diversi aspetti che vi ho elencato non mi ha lasciato il segno come potrebbero fare campagne come quelle di Modern Warfare 1 e 2 o altri giochi simili. Valhalla. La modalità online di For Honor è il motivo del suo acquisto. Sin dai primi trailer abbiamo visto gameplay della modalità dominio, e grazie alla beta e al gioco completo siamo riusciti a esplorare ciò che offre questo online. L'online di For Honor è diviso in varie modalità di gioco: duello 1 contro 1, mischia 2 contro 2, modalità 4 contro 4 divise in dominio, eliminazione e schermaglia. Poi c'è eventi. Solo una volta è stata resa disponibile questa modalità, e praticamente era un dominio nelle 2 nuove mappe inserite con la seconda stagione. Dopo di ciò è ritornata ad essere una modalità non giocabile e sta sempre lì, zitta, come un semplice ornamento della mappa senza offrire nulla. Vabbè.
Partiamo dalla prima modalità che ho citato, duello 1 contro 1. Il duello 1 contro 1 è una modalità per coloro che desiderano unicamente lo scontro singolo, senza essere disturbati da altri giocatori che potrebbero attaccarvi alle spalle mentre state combattendo contro il vostro avversario. Alcuni la usano proprio come sorta di training, per esempio per imparare un nuovo personaggio, anziché allenarsi contro un bot che può risultare semplice. Personalmente è una delle modalità che gioco davvero poco, ma non perché non mi piaccia, anzi al contrario, spesso negli 1 contro 1 escono fuori scontri stupendi ed epici, cosa che nelle altre modalità non sempre succede, e in certe situazioni, dove ho giocato un duello 1 contro 1, mi sono ritrovato a scontrarmi contro avversari davvero eccezionali, che mi hanno offerto scontri emozionanti, e ci sono alcuni miei video che testimoniano ciò. Mischia 2 contro 2. Questa modalità, come nel duello 1 contro 1, tende ad essere meno caotica rispetto alle altre modalità 4 contro 4. Qui si sfideranno 2 giocatori contro altri 2, ma a differenza del duello potrete rischiare di ritrovarvi proprio in uno scontro in mischia e quindi potrete ritrovarvi a fronteggiare 2 avversari contemporaneamente oppure intervenire nel combattimento del vostro alleato dandogli manforte. Questa modalità spesso la si gioca quando si trova insieme ad un amico e non si vuole fare modalità troppo chiassose e quindi un 2 contro 2 può fare a caso vostro. Questa modalità, a differenza dell'1 contro 1, è una di quelle modalità che gioco non poche volte. Anzi, a dirla tutta, quando mi alleno con un nuovo personaggio spesso gioco in mischia rispetto che al duello. La modalità dominio è una modalità che a mio parere non porta alla noia, per via del continuo spostarsi da una zona di conquista all'altra per cercare di non far vincere il nemico. Qui non è solo importante uccidere gli avversari, ma è necessario mantenere il controllo nelle 3 zone di conquista, A, B e C. Non bisogna solo essere bravi nell'usare il proprio personaggio, ma bisogna anche coordinarsi con la propria squadra al fine di mantenere le zone sotto la propria custodia. Non bisogna nemmeno sottovalutare i minion, che dopo qualche minuto riusciranno ad uccidere i vostri minion tentando di conquistare la base centrale. Insomma, la modalità dominio la trovo divertente, solo che personalmente non riuscirei a farmi più di 2 o massimo 3 partite in una giornata, perché questa modalità, a differenza di tutte le altre, mi risulta molto impegnativa. E a lungo andare può stancare, ma non perché possa annoiare, ma perché, come ho detto prima, essendo molto impegnativa tende a stancarti mentalmente e per questo motivo ad un certo punto preferisco passare ad altre modalità per alleggerirmi un po'. Spesso questa modalità è utile per riscaldarsi prima di giocare ad altre modalità o ancora meglio per giocare insieme a più di 2 amici in un gruppo. La modalità eliminazione è una delle mie modalità preferite e che gioco spesso. In questa modalità si giocano dei duelli ma con un totale di 8 giocatori in campo, 4 contro 4, dove ogni giocatore avrà il suo avversario di fronte a sé in un punto a caso della mappa. All'interno delle mappe di questa modalità saranno presenti dei power up, dove i giocatori potranno scegliere di prenderli per potenziare le proprie capacità di attacco e di difesa e per cercare di avere la meglio contro il nemico o nemici multipli. Ovviamente è palese aspettarsi ad un certo punto della partita degli scontri multipli, per esempio se si rimane gli ultimi sopravvissuti della squadra e dall'altra parte hai 4 nemici ancora in vita, lì la squadra avversaria può decidere se essere onorevole e farti combattere tranquillamente contro un avversario oppure attaccarti in massa senza darti respiro, rendendoti molto più difficile lo scontro e ridurti al minimo le probabilità di sopravvivenza. Sebbene quest'ultima situazione possa dar fastidio a molti, compreso me, questa modalità la trovo la più divertente da giocare, ma anche la più tosta, specie per certe situazioni che possono causare rabbia a noi giocatori, ma alla fine è una delle modalità che più adoro giocare, sia con i miei amici che da solo. E infine resta l'ultima modalità, ovvero schermaglia, la modalità che reputo la più inutile in tutto il gioco. Perché dico questo? Beh, perché questa modalità non offre altro che un continuo azzuffarsi contro tanti nemici raggiungendo un punteggio di 1000 punti per concludere la partita.
Questa modalità è il classico deathmatch a squadra che vediamo nei vari FPS, con la sola differenza che qui siamo con le armi bianche. La partita inizia con le due squadre che si trovano l'una lontana dall'altra e che dovranno cercarsi per iniziare il massacro. Oltre alle due squadre saranno presenti dei minion classici come quelli della modalità dominio e altri tipi di minion un po' più alti con capacità offensive un po' più elevate che potrete uccidere oltre ai vostri giocatori avversari per incrementare il punteggio da raggiungere per concludere la partita. Ho giocato questa modalità esclusivamente per concludere i vari contratti di gioco per ottenere più acciaio, ma non giocherei mai questa modalità per passarmi il tempo o per divertirmi, perché è l'unica modalità che mi annoia parecchio, quindi la posiziono proprio all'ultimo posto della classifica. In conclusione, posso rimanere soddisfatto di queste modalità. Il gioco offre diverse modalità di duello e cerca anche di variare, offrendo qualcosa di alternativo. Spesso leggo pareri di giocatori che vogliono altre modalità di gioco, ma sinceramente io non vedo tante altre modalità interessanti da creare. Potrebbe raggiungere qualcosa come cattura la bandiera, ma non credo avrebbe un effetto così impattante e sono sicuro che verrebbe giocata veramente poco. Più che altro, visto che abbiamo gli 1 contro 1, i 2 contro 2 e i 4 contro 4, non mi dispiacerebbe anche un 3 contro 3, oppure variare la schermaglia in un tutti contro tutti, rendendo questa modalità più interessante a mio parere. O ancora meglio, sappiamo che nell'1 contro 1 e nel 2 contro 2 gli equipaggiamenti hanno solo effetto di estetica e non di potenziamento. Allora, perché non creare anche un 4 contro 4 senza l'uso degli equipaggiamenti, rendendo tutti questi personaggi a livello standard come nell'1 contro 1 e il 2 contro 2? Credo che non sarebbe una cattiva idea, e chissà, magari potremmo trovarci in futuro modalità del genere, ma comunque sia, quello che abbiamo per ora lo trovo perfetto. Sì, lo so, di recente hanno messo l'evento Dominio Realistico, dove si giocava un dominio senza però l'interfaccia grafica. Interessante come idea, ma avrei preferito vederci un'eliminazione anziché un dominio. E comunque dopo 2 o 3 giorni l'hanno tolta ed è tornata ad essere quella silenziosa parte della mappa. Attendiamo i prossimi sviluppi. Per quanto riguarda l'estetica, quella di For Honor abbonda sia di materiali che di colorazione. Ma per quanto mi riguarda, pochi elementi riescono a piacermi, mentre altri li trovo poco interessanti, esagerati e a volte pure un po' ridicoli. Io sono quel tipo di giocatore fissato con l'estetica del proprio personaggio. Quando in un gioco viene data la possibilità al giocatore di personalizzare l'estetica del proprio personaggio, perdo quasi un'ora e forse più per crearmi il mio avatar o cercare il vestiario adatto, altrimenti non mi sento a mio agio e lo stesso lo faccio su For Honor. Adesso finalmente sono riuscito a trovare un'estetica che mi piace per il mio personaggio e ne è passato di tempo perché la maggior parte dei suoi equipaggiamenti non mi piacevano esteticamente, ma qui ragazzi si parla di gusti personali, probabilmente per voi il discorso è l'esatto opposto, sia chiaro. Ci sono anche molte colorazioni e skin per personalizzare il proprio personaggio, ma sinceramente davvero poche riesco sufficientemente a gradire. Le varie triple colorazioni che si possono applicare al proprio personaggio spesso le trovo contrastanti fra di loro e per quanto possa aver sbloccato tante colorazioni sono rimasto sempre con le solite che reputo le più accettabili. Avrei preferito una maggiore libertà di colorazione dell'armatura, magari anche con un singolo colore anziché essere obbligato a inserire 3 colori di cui uno potrebbe darmi fortemente fastidio, per esempio rovinando la colorazione di un simbolo che ho inserito nell'armatura. Per quanto riguarda invece le esecuzioni dei vari personaggi, non posso dire nulla contro. Le trovo davvero spettacolari, cruenti ma al tempo stesso imponenti e donano quel tocco di classe che rende ancora più epico il concludersi di uno scontro. Cosa diversa invece può essere per i gesti, dove alcuni di essi possono essere carini, ma altri li trovo proprio ridicoli e privi di senso. Un chiaro segno che spacca volontariamente la serietà di un determinato guerriero rendendolo un altro tipo di personaggio, ma non do molto peso a questa cosa.
Infine rimangono gli effetti, che sono la cosa che meno mi interessa di questo gioco. Ho inserito solo un effetto al mio Orochi, ed è quello del vortice durante l'esecuzione. In altre posture non le uso per niente, perché mi danno proprio fastidio, e reputo che alcuni di questi effetti non abbiano proprio un senso. Per esempio i pipistrelli, le farfalle e quella nebbia mortale fatta davvero male che mi dà l'impressione di essere zucchero filato. Lo scopo primario dell'equipaggiamento in For Honor non è assolutamente estetico. Tale equipaggiamento serve per potenziare le caratteristiche di attacco e di difesa di ogni personaggio, rompendo quell'equilibrio che dovrebbe esserci tra i vari personaggi in gioco. Non sono proprio contro l'influenza dell'equipaggiamento su For Honor, solo che a mio parere all'interno di questo gioco questo fattore delicato è gestito male e vi spiegherò i motivi di tale parere. Il potenziamento tramite gli equipaggiamenti di ogni personaggio è rappresentato da 6 elementi, dove 3 fanno parte della difesa del personaggio e riguardano solo tutta l'armatura, mentre gli altri 3 faranno parte dell'attacco e quindi l'arma in possesso di quel determinato personaggio. C'è da dire che con una delle ultime patch hanno sistemato notevolmente l'efficacia degli equipaggiamenti, perché prima di questa patch ogni giocatore capiva presto come impostare il proprio personaggio, rendendolo quasi imbattibile e terribilmente potente, specialmente potenziando di molto la modalità vendetta che trasformava letteralmente in una macchina da guerra ogni personaggio devastando ogni avversario. Questa cosa la si poteva notare con alcuni personaggi come l'Orochi e la Pacificatrice, che sono tra i più rapidi e grazie a quegli equipaggiamenti diventavano terribili. Fortunatamente con questa patch è stato possibile ridurre alcune caratteristiche che favorivano determinati personaggi come questi, ma soprattutto perché rendevano la modalità vendetta non una seconda chance per resistere e provare a vincere, ma proprio una vittoria quasi certa anche in situazioni di 1 vs 4. Sempre con questa patch è stata tolta la velocità scatto, un parametro anch'esso potenziabile con gli equipaggiamenti, che rendeva più veloce la corsa di un personaggio, e sempre personaggi come l'Orochi e la Pacificatrice acquisivano grazie a questo parametro una velocità quasi non reale, diventando dei veri e propri motori da corsa all'interno della mappa. Un altro parametro tolto con la patch è stato il potenziamento della distanza di proiezione, che permetteva di spingere ancora più lontano gli avversari, anche se in un certo senso aveva un'efficacia solo per determinate situazioni, ovvero se si aveva vicino qualche burrone. Adesso, con le modifiche di questa patch, tali equipaggiamenti hanno introdotto una sorta di equilibrio apparente, dove quando si sta per utilizzare un personaggio nuovo, ogni volta che si ottiene un equipaggiamento nuovo tramite la conclusione di una partita o si decide di acquistarlo con l'acciaio, tale equipaggiamento mostrerà un incremento di un parametro e una notevole riduzione degli altri 2. Ciò porterà il giocatore a fare un'attenta scelta per capire come indirizzare il potenziamento del suo personaggio, sacrificando dei parametri che potrà ritenere meno importanti in base al suo stile di gioco. Questa idea non è male, ma io la trovo poco efficace, poiché mi sono reso conto che tali equipaggiamenti incominciano ad essere utili quando si raggiunge la notorietà 2 o 3, dove si ottengono gli equipaggiamenti blu che hanno un vero effetto su determinati parametri e si dimostrano davvero utili in battaglia. Mentre quelli iniziali, ovvero quelli grigi, non li considero più, poiché li trovo davvero inutili o addirittura dannosi per i miei personaggi, perché mi accorgo che potenziano davvero di poco un parametro, riducendo notevolmente l'efficacia di altri 2, rendendo il mio personaggio ancora più debole del livello standard. Per questo motivo, ogni volta che inizio a usare un nuovo personaggio, ignoro i primi potenziamenti per aspettare quelli blu e da lì capire come potenziarmi. Questa idea del ragionare su quale potenziamento scegliere perde un po' di efficacia quando si raggiunge la colorazione gialla, ovvero il livello epico. Dico questo perché arrivato a questo livello di equipaggiamento potranno verificarsi casi frequenti dove gli equipaggiamenti potranno avere tutti e 3 i parametri al di sopra dello 0, a mio parere rompendo quell'interessante idea dello scegliere attentamente cosa fare indossare al nostro personaggio. Tuttavia, questa cosa non sembra avere una forte influenza, poiché ho provato diverse volte degli equipaggiamenti con 3 parametri positivi, ma che mi hanno dato scarso supporto in situazioni di scontri multipli, e quindi, fortunatamente, questa nuova idea dell'equipaggiamento sembra non perdersi del tutto, mettendo ancora il giocatore sotto un'attenta analisi su cosa indossare per la battaglia.
Un altro motivo che mi ha portato a vedere male l'uso degli equipaggiamenti è dato dal pessimo matchmaking all'interno di For Honor, dove tu che stai iniziando a giocare da poco o vuoi usare un nuovo personaggio e hai per forza equipaggiamenti di basso livello o addirittura nulla, ti ritrovi a combattere contro avversari di notorietà più alte della tua e con un livello di equipaggiamenti terribilmente più alto del tuo. A volte è dovuto dal fatto che nella tua squadra ci stanno giocatori potenti quanto gli avversari, ma ci sono non pochi casi dove non è così, dove per esempio tu insieme alla tua squadra avete un livello medio o basso sia di notorietà che di equipaggiamento e dall'altra parte sono tutti con un livello molto più alto del vostro o addirittura al massimo. Questa situazione, che purtroppo capita spesso, rompe fortemente la stabilità del gioco, distrugge l'equilibrio e tutto ciò porta al giocatore a fare 3 scelte. Accettare tutto ciò e continuare a prendere mazzate fino al raggiungimento di un certo livello, decidere di andare a giocare inizialmente le modalità 1 contro 1 e 2 contro 2, dove lì l'equipaggiamento ha solo effetto estetico e quindi godersi il gioco a metà fino al raggiungimento di un livello medio-alto, o la peggiore di tutte, abbandonare il gioco. Non biasimo chi decide di prendere quest'ultima scelta, poiché al di là di chi non riesce ad ammettere di non saper giocare e che ha bisogno di più allenamento, al di là del tipo di avversario che incontri, che sappia giocare o no, se tra te e il tuo avversario c'è una differenza di potenza davvero alto, tutto ciò che riguarda l'abilità dei giocatori passa in secondo piano. Se tu giochi da molto a For Honor, conosci le basi e vuoi usare un personaggio nuovo, sai che dovrai fare affidamento sulle tue abilità per avere la meglio. Ma se dall'altra parte c'è un avversario che conosce quanto te il gioco, ma ha un personaggio con i potenziamenti al massimo, sarà come se tu decidessi di giocare per la prima volta ad un gioco single player a livello di difficoltà massima. Questo secondo voi è segno di equilibrio? E se al posto di quel giocatore che conosce le basi e ha un personaggio nuovo, ci fosse un giocatore nuovo che non conosce le basi, che ha un personaggio senza potenziamenti e incontra non solo un giocatore che sa giocare quindi con una notorietà alta, ma che ha pure un livello di armatura alta, che speranze ha? Vi faccio questi esempi perché sono situazioni quasi quotidiane che succedono in questo gioco e questo matchmaking che non funziona rende il gioco dannatamente sbilanciato. Piccolo aggiornamento. Di recente è stata introdotta una patch che a detta del team Ubisoft dovrebbe far comprendere meglio a noi giocatori il funzionamento del matchmaking, ma a mio parere ciò che vedo adesso è un miglioramento del matchmaking stesso, che in certi frangenti sembra un po' perdere tono, ma per la maggior parte delle volte sembra riuscire a mettere in campo giocatori con un livello più o meno alla pari. Tuttavia valuteremo per bene se questa nuova patch ha migliorato veramente questa stabilità di gioco, ma comunque sia il discorso precedentemente fatto non l'ho tolto, poiché sono passati diversi mesi dall'uscita di For Honor e per quanto si cerchi di migliorare questo gioco pian piano, le forti cicatrici rimangono, specie perché ci sono molti giocatori che non potranno vedere questi miglioramenti, poiché hanno abbandonato il gioco da tempo, visto che comunque ci hanno giocato per molto tempo in questi mesi. For Honor dispone di un buon numero di personaggi giocabili nella modalità online. Ciascuno di essi possiede un'ottima cura nel dettaglio grafico, un fascino da conquistare l'interesse dei giocatori e un'imperialità che li rende epici. Su questo fattore Ubisoft ha fatto un ottimo lavoro. I vari personaggi di For Honor vengono divisi per categoria: avanguardia, pesante, assassino e ibrido. Ciascuno di essi verrà descritto come un personaggio facile, medio o difficile da utilizzare, ma personalmente io riunirei queste categorie in soli 2 gruppi: personaggi lenti e personaggi veloci. Sì, e aggiungo anche che i personaggi lenti, che siano descritti dal gioco come personaggi facili, medi o difficili da utilizzare, per me restano i più difficili da usare proprio perché sono lenti. I giocatori che usano i personaggi lenti come il razziatore, il conquistatore, lo Shugoki, il giustiziere, ma anche quelli da media lentezza come il guardiano, il kensei, il condottiero e il centurione, dovranno agire con uno stile di combattimento decisamente più articolato rispetto ad altri giocatori che useranno personaggi veloci o medio veloci come la pacificatrice, il berserker, l'Orochi, la Valchiria, la Nobushi e lo Shinobi.
Chi usa i personaggi veloci potrà contare proprio sull'imprevedibilità fornita dalla loro stessa velocità, che gli permetterà di sferrare attacchi molto difficili da parare, consentendogli un maggiore vantaggio verso il nemico con un personaggio lento che si troverà in una situazione dove dovrà analizzare attentamente le mosse dell'avversario veloce, costruirsi una strategia di finte e spezzaguardia tattici al fine di vincere. Ovviamente velocità non è sinonimo di vittoria su For Honor. Un personaggio veloce ti consente di avere un grande vantaggio contro i personaggi lenti, ma se ripeterai sempre gli stessi attacchi rischierai sicuramente delle parate con conseguenti punizioni che potrebbero costarti il match in pochissimo tempo. La difficoltà di un personaggio lento potrebbe aumentare di molto se si trova da solo in uno scontro multiplo contro diversi avversari veloci, e lì dovrà contare su una buona dose di riflessi pronti e usare i suoi attacchi potenti solo nei momenti giusti, o altrimenti si troverà annientato in poco tempo. Cosa diversa per i personaggi veloci, che magari non avranno una difesa elevata come i personaggi lenti, anche se con gli equipaggiamenti le cose cambiano notevolmente, ma potranno contare sulla loro velocità per sfuggire più facilmente ad un attacco di gruppo. Inizialmente la situazione era davvero complicata per un particolare personaggio lento, rendendolo quasi inutile ad usarlo, e parlo del razziatore, che aveva quei pochi attacchi dove era costretto a farli in maniera molto lenta e anche se usava delle finte aveva molte difficoltà. Fortunatamente con la nuova patch si è data la possibilità a questo personaggio di poter interrompere un attacco pesante semplicemente premendo un determinato tasto, facendo partire automaticamente un colpo stordente dall'alto che metterà in confusione l'avversario, dando la possibilità al nostro razziatore di combinare molte più mosse rispetto a prima e avere più chance di vittoria, anche se le difficoltà per questo personaggio sembrano non essere finite, poiché vedo spesso molti giocatori, anche abili nell'uso del razziatore, avere ancora alcune difficoltà con questo personaggio. Ad alcuni personaggi lenti, come il razziatore o il giustiziere, avrei preferito vedergli un po' di hyper armor, proprio come lo Shugoki, così da rendere imbloccabili alcuni attacchi pesanti. Questo avrebbe dato a loro nuovi modi di attaccare e un vantaggio nonostante la loro lentezza. Invece, l'Hyper Armor, oltre allo Shugoki, è stato dato a personaggi come il Berserker e il Kensei, che francamente avrei preferito non darglieli poiché hanno una mobilità maggiore rispetto al razziatore e al giustiziere. In conclusione, vedo male l'impostazione di queste due categorie e reputo i personaggi veloci quei personaggi che possono avere più probabilità di vittoria rispetto ad un personaggio lento, e i potenziamenti dati dagli equipaggiamenti danno un'ulteriore mazzata a questa categoria, rendendogli il gioco decisamente più difficile. Ogni personaggio a livello di gameplay dispone di determinate mosse, un numero che si aggira intorno alle 8, 10, 14 mosse, tranne per lo Shinobi che ne possiede ben 25, e che se usate con la giusta psicologia, queste mosse possono rivelarsi vittoriose. Ma c'è da notare che nell'elenco mosse vengono mostrate delle combinazioni di attacchi dove premendo ripetutamente per esempio per 3 volte lo stesso tasto, nel mio caso parlo di PS4 e quindi R1, PR1, PR1, si genererà una combo di attacchi. Purtroppo l'efficacia di questi attacchi non va mai a buon fine perché per chi gioca spesso a For Honor, anche quell'oretta al giorno giusta per conoscere le basi, svilupperà una velocità di riflessi superiore a prima e ciò comporterà quasi sicuramente che quando l'avversario tenterà di sferrare una combo di attacchi verrà subito interrotto con una parata, un deflect o uno sbilanciamento e questo può succedere o dal secondo o al massimo al terzo attacco e da lì verrà pesantemente punito. Questa tattica del bloccare il secondo o terzo attacco di combo dell'avversario è ormai una cosa basilare in questo gioco e praticamente tutti i giocatori riescono a parare, sbilanciare o deflettare il secondo o terzo colpo, quindi l'importanza di quella serie di combo descritte nell'elenco mosse perde valenza perché i giocatori, per non farsi punire, faranno sempre un colpo e si fermeranno, faranno delle finte, degli spezzaguardia con un solo successivo attacco per poi fermarsi e riprovare di nuovo in un'altra situazione dove il nemico abbasserà la guardia. Spesso, proprio per questa situazione, può capitare che alcuni giocatori spammino il singolo colpo ad intervalli proprio perché sanno che una combo sarebbe inutile e quindi mi capita spesso di vedere giocatori che usano il classico colpetto e scatto all'indietro ripetuto diverse volte e non nascondo che anche io a volte faccio così.
La combo di attacchi ripetuti casomai potrà rivelarsi utile contro un avversario che psicologicamente sarà devastato dalle vostre tattiche e quindi facilmente battibile anche con le combo normali, ma comunque sia, prima di arrivare a farlo confondere dovete sudare un po' o sarà inutile. Oppure tale combo è efficace quando vi buttate in uno scontro multiplo e l'avversario non è ben concentrato e in quel caso la combo potrebbe rivelarsi utile, ma anche lì dipende, perché potrebbero esserci non poche situazioni dove l'avversario, nonostante sia concentrato con un altro nemico, riesce a tenere d'occhio le vostre azioni e può riuscire a bloccarvi la combo, ma lì fortunatamente potrete riuscire ad evitare un'eventuale punizione visto che ci saranno anche i vostri compagni a darvi una mano. L'ultima situazione dove questo tipo di combo può tornare utile è quando vi trovate contro un avversario principalmente inesperto. In quel caso potrete sbizzarrirvi quanto vi pare, ma queste situazioni ormai sono molto rare. Personalmente uso davvero poco le combo di questo tipo contro qualsiasi giocatore che sia di qualsiasi livello, quindi per me quelle combo sono quasi inutili. Ogni personaggio, in base alle sue mosse, può creare una serie di combinazioni di attacchi, finte e spezzaguardia, che se fatte nei momenti giusti, per esempio quando l'avversario è confuso o fa un errore abbassando la guardia, possono offrire un gran quantitativo di danni, potendovi portare alla vittoria in un match. Tuttavia, non è semplice fare tutto ciò. Come ho detto prima, con una normale frequenza nello giocare For Honor si possono affinare per bene i propri riflessi, e quindi trovare il modo di creare una combinazione di mosse e finte risulterà più impegnativo ma sicuramente più emozionante, offrendo ai giocatori degli scontri entusiasmanti ed epici. Ma tutto ciò non lo si può fare con qualsiasi personaggio, o quantomeno con alcuni è leggermente più pratico combinare diverse mosse, finte e spezzaguardie rispetto ad altri personaggi. Un esempio potrebbe essere il Kensei, che se usato in maniera professionale diventa un continuo fintare mosse con lo scopo di confondere fortemente l'avversario e infliggergli colpi pesanti. In altre situazioni però il discorso cambia e risulta diverso, e ciò lo si può notare con i due nuovi personaggi entrati nella seconda stagione, che sono il Centurione e lo Shinobi, che hanno alzato un gran polverone tra l'utenza di For Honor, generando tante discussioni riguardo il fatto che questi due personaggi risultano un po' diversi da tutti i precedenti. Inizialmente la prima cosa che potrebbe cadere nell'occhio è che questi due personaggi dispongono di diverse mosse concatenabili e neanche tanto facili da eseguire inizialmente. Lo Shinobi può concatenare delle capriole dopo determinati attacchi, facendo partire altri attacchi rapidi a sua volta o spezzaguardie a distanza. Il Centurione può concatenare pugni e calci molto stordenti, che confonderanno quasi sempre l'avversario che non riuscirà a capire bene che azione eseguire, dando la possibilità al Centurione stesso di eseguire altri attacchi o spezzaguardia, potendo portare quest'ultimo a raggiungere la vittoria in poco tempo. Con questo non voglio dire che sono personaggi facili per vincere. Nessun personaggio in For Honor ti garantisce la vittoria se non lo sai usare bene, e tutti i personaggi sono counterabili. Dico questo perché ad ogni lamentela espressa verso il Centurione o lo Shinobi, ma in particolare verso il primo, viene spesso fermata da utenti che spesso ribattono dicendo che il Centurione è perfettamente counterabile e il motivo per il quale non si riesce a batterlo è perché non si è capaci a giocare. Questa affermazione è vera ma solo in parte, poiché ogni personaggio è counterabile, ma è anche vero che un personaggio come il Centurione, per mezzo delle sue combinazioni di mosse molto rapide da concatenare, dà pochissimo tempo di reazione all'avversario per riuscire a capire come bloccare un colpo e aprirsi uno spiraglio per contrattaccare. Ci sono state situazioni dove, rivedendo qualche replay, effettivamente potevo bloccare certi suoi attacchi, ma ci sono invece altre situazioni dove se si gioca contro un giocatore dalla media bravura, e non per forza esperto nell'uso del Centurione, diventa tutto più complicato, si ci ritrova a subire continui stordimenti che impediscono all'occhio del giocatore di capire la direzione dell'attacco successivo. Peraltro, il Centurione dispone della possibilità di avviare uno spezzaguardia subito dopo un attacco rapido, il che, se fatto in maniera alternata con altri attacchi, diventa quasi impossibile da prevedere. Inoltre, il Centurione, a differenza di tutti gli altri personaggi, dispone di un'animazione unica, dove se riesce a buttare a terra un nemico, con la semplice pressione del tasto d'attacco pesante farà un balzo per colpire pesantemente con il cladio sul petto del nemico, facendo un gran danno. Tutti gli altri personaggi non hanno questo tipo di animazione e quando buttano a terra un nemico devono eseguire un attacco frontale, ma non sempre è sicuro che vada a buon fine, perché a volte è necessario fare uno scatto in avanti per raggiungere il nemico che si trova a terra e dopo sferrare un attacco frontale per togliergli un po' di vita, e in alcuni casi potrebbe essere necessario un attacco leggero,
poiché un attacco pesante darebbe il tempo al nemico per rialzarsi e parare il colpo, mentre per il centurione è necessario avere il nemico a terra, premere il tasto dell'attacco pesante per far partire l'animazione del balzo con attacco. Questa sinceramente è una cosa che non apprezzo di questo personaggio, perché lo rende veramente unico rispetto agli altri personaggi. Un'ultima nota riguardo il centurione è che se usato da più giocatori in una squadra e questi decidono di attaccare insieme un nemico, quel nemico si troverà in una situazione davvero molto difficile da mantenere, proprio per i continui stordimenti alternati dagli avversari centurioni, che confonderanno tremendamente il giocatore subendo continuamente stordimenti e quindi con delle continue interruzioni di interfaccia grafica sarà molto difficile individuare la direzione dei colpi avversari e questa cosa la reputo una cosa davvero orribile a mio parere. Lo scontro multiplo è difficile contro ogni tipo di personaggio, non è una cosa che riguarda solo i centurioni, ma con questi ultimi, se si ci ritrova ad avere contro 2 centurioni insieme ad altri nemici, lo scontro diventa quasi impossibile da gestire. Non voglio dare l'impressione di attaccare questo personaggio perché mi piace, tutto ciò che ho detto è frutto delle mie analisi sul centurione. Ovviamente, abituandoci a questo personaggio, possiamo imparare a difenderci bene, ma reputerò sempre il centurione 3 gradini superiore a tutti gli altri personaggi, compreso lo shinobi. Infine, ho avuto l'impressione che questi 2 nuovi personaggi siano stati realizzati in una maniera più completa in termini di gameplay. Più di una volta ho avuto come l'impressione che originariamente tutti i personaggi di For Honor dovevano essere realizzati così, con più concatenazioni di attacchi. La maggior parte degli attacchi di tutti i personaggi precedenti alla seconda stagione hanno combinazioni di attacchi che dopo un certo numero tendono a finire, mentre sia per lo shinobi che per il centurione la cosa può essere anche così, ma ho notato che in certi casi le varie combinazioni di attacchi possono durare di più rispetto agli altri personaggi e mi ha dato proprio l'impressione dei classici picchiaduro dove se riesci a colpire bene un nemico puoi far partire una serie di attacchi in combo senza sosta. Ok, For Honor ha delle meccaniche che possono assomigliare ad un picchiaduro, ma con questi 2 ultimi personaggi questa cosa la si può notare decisamente di più rispetto a prima, e questo mi fa sorgere una domanda. Il sistema con cui sono stati creati questi 2 nuovi personaggi doveva essere lo stesso sistema che doveva essere applicato anche ai personaggi precedenti? Questo potrebbe far capire perché alcuni di noi tendiamo a vedere questi 2 personaggi un po' diversi rispetto agli altri. Ogni personaggio di For Honor possiede delle tecniche o abilità di supporto che potranno essere usate in determinate modalità, tranne per gli 1 contro 1 e i 2 contro 2, dove lì non saranno disponibili. Le tecniche per ogni personaggio saranno in tutto 12, divise in 4 gruppi, dove in ogni gruppo ci saranno 3 abilità, di cui solo una per gruppo potrà essere scelta dal giocatore per usarla in battaglia, quindi il giocatore potrà scegliere in tutto solo 4 abilità da portare in campo. Ciascuna di queste abilità, per essere utilizzate in battaglia, necessiteranno di un numero di uccisioni di avversari o di un accumulo di punti rispetto, altrimenti non potranno essere disponibili. Queste tecniche possono rivelarsi davvero utili per determinate situazioni in cui uno o più giocatori si trovano in difficoltà, e non trovo male questa idea. Alcune di queste tecniche possono avere un effetto solo per il giocatore che le usa, ma a volte possono estendersi per tutta la squadra, offrendo un determinato tipo di bonus che può essere dalla semplice cura della squadra al potenziamento di attacco e difesa. Altre tecniche invece possono essere dei veri e propri attacchi potenti che possono salvarti la vita nei momenti più disperati, oppure ucciderti se non hai calcolato bene la mira. It was at this moment that he knew. He fucked up. Meep meep. Misero! Le varie tecniche dei personaggi si possono riassumere in tecniche che permettono di riacquistare salute dopo aver ucciso un avversario, tecniche che permettono di riacquistare una minima quantità di salute per ogni minion ucciso, aumento dell'attacco e difesa del giocatore o di un gruppo di giocatori,
riduzione del danno di attacco e riduzione della difesa di un nemico o più, trappole che possono bloccare o danneggiare uno o più nemici, bonus che possono permettere di ottenere determinate immunità come per esempio quelle del Kensei, del Guardiano o del Razziatore, armi da lancio come archi, giavellotti, balestre e bombe, avvelenamento dell'arma per infliggere lo status veleno all'avversario, tecniche che permettono al giocatore di autocurarsi in qualsiasi momento riacquistando un buon quantitativo di vita. Come ho detto prima, l'idea di introdurre queste tecniche per ogni giocatore non la trovo una cattiva idea, ma in certi casi supportano un po' troppo a mio parere, e le mie critiche vanno verso certe tecniche come l'autocura, che in un determinato scontro può portare lo scontro stesso a durare anche troppo, portando l'avversario ad aumentare lo stress di gioco, non riuscendo mai ad eliminare il suo nemico e dando un grande vantaggio al nemico stesso. Ovviamente l'accumulo di tale tecnica richiede un breve tempo per ricaricarsi, per poi essere usata di nuovo, ma un avversario furbo potrebbe riuscire a tenere a distanza il proprio nemico accumulando più autocure possibili, magari così da guadagnare tempo sufficiente per farsi aiutare dai propri compagni, o riuscendo benissimo a vincere da solo. Ecco, questo per me è un altro segno di mancanza di equilibrio all'interno di For Honor. Perché se si parlano di tecniche che potenziano o depotenziano gli avversari, tecniche che aumentano i propri parametri di difesa e attacco, allora lo si può accettare, visto che quasi tutti i personaggi dispongono di tali tecniche, ma le tecniche di autocura sono per dei personaggi specifici, ovvero il Guardiano, il Razziatore, il Kensei, il Giustiziere e il Centurione. Altri personaggi possono contare su tecniche di cura, ma riguardano le cure post-esecuzione, cure dove devi trovarti fuori dal combattimento, insomma non tanto semplici da eseguire. Oltre alle autocure ci sono altre tecniche che a mio parere sono eccessive e che riguardano due personaggi, ovvero il Berserker e il Centurione. Il Berserker ha due tecniche che, se applicate insieme, rendono questo personaggio un vero annientatore, capace di uccidere con due semplici colpi il proprio nemico. E parlo della tecnica Lama Affilata, che inserisce lo status veleno nelle proprie armi, e Berserker, una tecnica che dona una grande potenza di attacco e difesa. Come ho detto prima, se queste due tecniche vengono combinate insieme, il Berserker diventa molto potente e può eliminare un nemico in poco tempo, e non solo. Questa tecnica è anche molto ma molto efficace contro più nemici, senza contare che tale potenza aumenta ancora di più con l'efficacia dell'equipaggiamento, e se si sta giocando a eliminazione è possibile aumentare ancora tale potenza con il power up dell'attacco. Ora, cerchiamo di essere giusti, l'Orochi in passato diventava molto potente grazie allo status vendetta ed è stato nerfato per riequilibrarlo, e il Berserker che diventa un Chuck Norris vichingo? No? Beh, per me questa è una cosa inaccettabile. Avrei preferito che quelle due tecniche fossero inserite nello stesso slot, così che il giocatore fosse costretto a scegliere una delle due, e non tutte e due insieme. Questo, per me, è un altro pesante esempio di mancanza di equilibrio su For Honor. Per quanto riguarda il Centurione, invece, oltre alla possibilità di autocurarsi con la tecnica di cui vi ho parlato prima, dispone di due tecniche a mio parere assurde, ma una in particolare la trovo davvero esagerata. La prima tecnica è Marcia del Centurione, che permette a questo personaggio di avere per un breve periodo la resistenza o stamina infinita. In pratica può attivarsi una semi-vendetta ed eseguire attacchi senza preoccuparsi del consumo della resistenza, cosa che non è presente in nessun altro personaggio. La seconda tecnica, la più assurda secondo me, è Falange, che permette sia al Centurione che a tutta la sua squadra di ottenere uno scudo, e tale tecnica non ha efficacia entro un determinato raggio, come per esempio le tecniche del Guardiano o del Razziatore. Questa tecnica del Centurione si estende automaticamente su tutto il gruppo senza limiti di distanze, e magari un nemico che stava per morire viene salvato grazie allo scudo del Centurione che si trovava dall'altra parte della mappa, ribaltando la situazione del match contro il suo avversario.
Sinceramente avrei preferito più stabilità per questa tecnica, per esempio la possibilità di attivare uno scudo a sé e poi puntare solo un alleato vicino ad esso per dargli uno scudo. Sarebbe stata più giusta come scelta e decisamente più equilibrata dell'attivazione scudo wireless che ha tuttora il Centurione. Ah, poi c'è anche il Pugio, una normale arma da lancio che a differenza di tutte le altre ti blocca per qualche secondo. No, scusate, il Pugio è grande quanto un kunai dell'Orochi, e perché l'arma di quest'ultimo non ti blocca mentre il Pugio sì? Se c'è qualcuno che me lo può spiegare ne sarei grato, e non lo dico per ironizzare, ma proprio perché voglio capire perché quell'arma può bloccare l'avversario e un giavellotto o una freccia no. Boh. Un'ultima cosa di cui voglio parlarvi, che fa parte sempre dei personaggi, riguarda la notorietà. Sappiamo cos'è la notorietà, il numero che starebbe a indicare quanto il giocatore abbia giocato e si sia evoluto con un determinato personaggio in uso. E serve solo a questo. Serve solo a far vedere quanto tempo ha giocato quel giocatore con quel personaggio. Tecnicamente dovrebbe indicare il suo livello di bravura? Ma assolutamente no. Che tu sia bravo o meno con quel personaggio, che vinca o perda, poco importa, poiché ogni volta che finirai una partita verrai ricompensato con dell'esperienza che farà sempre crescere quel numeretto. Molti pensano che i giocatori con notorietà alte siano forti, e a volte è così, ma non sempre. Può capitare che quel personaggio sia un giocatore medio come tutti gli altri, e appena compare in qualche partita viene subito messo sotto analisi per vedere quanto sia forte, e se capita che perde può subire anche una critica da parte del giocatore che l'ha battuto. Ecco, io preferirei che questa notorietà crescesse con le vittorie, e non pure con le sconfitte. Per esempio su Tekken il tuo rango sale ogni volta che vinci una battaglia, e dovrebbe essere così pure su For Honor, così che quando si incontra un giocatore con una notorietà alta significherà che ha vinto molte battaglie, e ci sarebbe veramente da esserne orgogliosi. Invece, per com'è tuttora, questa notorietà la trovo veramente una stupidaggine. Stiamo arrivando al concludersi di questo video e volevo parlarvi di due aspetti, di cui uno di questi due ha decisamente lasciato una cicatrice profonda su questo gioco, e sto parlando di questo maledettissimo errore che spunta il 90% delle volte che si gioca a For Honor. Questo è uno dei motivi più pesanti che ha portato molti giocatori ad abbandonare For Honor e a criticarlo pesantemente. A distanza di 6 mesi dall'uscita di questo gioco, Ubisoft non è ancora riuscita a trovare un dannato rimedio contro questo pesante problema che danneggia fortemente il gioco. Questo errore è dato probabilmente dal peer-to-peer, dove all'interno della partita un giocatore diventa lost, e se questo giocatore esce durante la partita o ha problemi con la sua connessione, può mettere a rischio l'intera stabilità della partita, provocando un crash che espellerà tutti o alcuni giocatori dalla partita. Il gioco continua a presentare situazioni dove in un momento a caso della partita, la partita stessa si blocca per la sincronizzazione dei giocatori, e spesso questa situazione può causare diversi problemi, come ad esempio è capitato un po' a tutti che tu hai appena ucciso un nemico, un giocatore a caso esce o viene buttato fuori, la partita si blocca, avviene la sincronizzazione e appena riprende ti ritrovi il nemico che avevi ucciso ancora in vita e pronto per ucciderti. Spesso può succedere questo orribile ribaltamento della situazione, ed è una cosa tremendamente schifosa, perché se quel nemico ha vinto non è stato né per le sue abilità e né per l'aiuto dei suoi compagni, ma solamente per un errore del gioco che ancora non è stato risolto a dovere. La grande beffa è che questo errore non genera solamente queste situazioni descritte precedentemente, ma ci sono anche altre situazioni parecchio bizzarre dove in seguito alla sincronizzazione puoi iniziare un match e subito dopo la sincronizzazione stessa ti trovi contro due avversari, un giocatore vero e un bot. Oppure, ancora meglio, in una partita mi è capitato che proprio al termine di quest'ultima, quando finalmente avevamo ottenuto la vittoria, un giocatore della squadra nemica uscì o venne buttato fuori, non lo sapremo mai.
e la partita si crashò prima che la schermata del punteggio sparisse e di conseguenza siamo stati espulsi tutti quanti proprio prima della comparsa del nuovo matchmaking, facendoci perdere tutta l'esperienza accumulata in quella partita. Questa è una cosa gravissima. Un giocatore non può perdere una decina di minuti in una partita e poi a causa di questo errore perdere tutta l'esperienza accumulata. Una cosa come questa è inaccettabile e ancora oggi non è stato risolto nulla riguardo questo problema. Anzi, con la patch 1.09 hanno inserito una sorta di monitoraggio più approfondito per andare alla ricerca di questo problema. Ma stiamo scherzando? Anche su altri giochi capitavano problemi di migrazioni dell'host. Call of Duty ne è da esempio, ma ha sempre avuto una stabilità migliore rispetto a For Honor, che è tragica. L'ultima mia critica su For Honor va ad una specie di pay to win presente in gioco, che fortunatamente ha una piccola influenza nel gioco stesso. Tutti sappiamo che per acquistare equipaggiamenti, emote, effetti, skin e ornamenti abbiamo bisogno dell'acciaio ottenibile come ricompensa in quantità minima tramite la conclusione delle varie partite giocate oppure tramite il raggiungimento di alcuni obiettivi presenti nei contratti che permettono di acquisire una moderata somma di acciaio. Questa idea dovrebbe spingere i giocatori a giocare spesso per ottenere la moneta di scambio al fine di ottenere ciò che si desidera per il proprio personaggio. Peccato che per chi non avesse voglia di spendere del tempo a giocare per accumulare acciaio e dispone di una somma di denaro vero da sperperare nei pay to win, può decidere di acquistare dell'acciaio tramite carta di credito con cifre che possono partire dai 5 fino ai 100 euro. È inutile lamentarsene troppo, questa è una pratica presente in molti giochi ormai, ma non si può evitare di dire che tale pratica può portare alla rottura di una parte importante del gioco, ovvero il farming, e personalmente preferisco farmare e giocare ad un gioco anziché pagare per non giocare. Lo trovo decisamente assurdo. Poi l'ultima trovata geniale che hanno inserito è davvero stupenda. Praticamente, anziché aspettare di sbloccare le abilità del tuo personaggio, puoi spendere una certa cifra di acciaio per sbloccarle tutte subito ed evitare di spenderci del tempo per averle. Era davvero necessario? Seriamente, quanto ci mettete a sbloccare le abilità del vostro personaggio? Mesi? Non credo proprio. In pochi giorni, giocando con il vostro personaggio e appunto giocando, otterrete tutte le abilità di quest'ultimo. Dov'è il piacere di giocare per essere premiati? Quanto ancora volete ridicolizzare questo titolo? In conclusione, per me For Honor è un gioco con una grande idea, ma che rischia di finire nel dimenticatoio. Rispetto ad altri giochi, ho difficoltà a trovare subito una partita disponibile, e probabilmente perché i giocatori che se ne vanno via sono sempre di più. Ho giocato per 6 mesi a For Honor, mi ha entusiasmato e mi ha fatto anche arrabbiare, ma ho continuato sempre a giocarci. È come se ci fosse stato un rapporto di odio e amore, ma ora sono arrivato ad un punto in cui giocarlo non mi stimola più come una volta. Non do tutte le colpe al gioco, una parte va anche a me come giocatore. Desideravo diventare molto forte a questo gioco, ma nonostante ci giocassi molto, non ho raggiunto il livello di certi giocatori, che a quanto pare giocano ancora di più di me, affinando le proprie abilità. Nonostante abbia molto tempo libero per ora, e aggiungo purtroppo, non sono quel tipo di giocatore competitivo che gioca 7 ore di fila allo stesso gioco per diventare un pro, e quindi, malgrado mi dia fastidio notare i miei limiti, devo accettare il fatto di essere un giocatore medio, ma nonostante decida di giocare in questo modo, noto comunque problemi nel gioco, che pian piano tendono ad allontanarmi da For Honor stesso. Con questo non voglio dire che dopo questo video non giocherò più a For Honor, anche se quando feci What is MGO3 abbandonai letteralmente il gioco e solo ora l'ho ripreso su PS4, ma comunque continuerò a giocarci, forse con meno concentrazione rispetto a prima, fino a quando non deciderò di salutarlo del tutto. Ma come dice Aragorn, Ma non è questo il giorno! Quest'oggi combattiamo! ho ancora speranza per questo titolo. Di recente hanno detto che ci saranno altri miglioramenti, come l'inserimento dei server dedicati, che potrebbero dare una stabilità migliore al gioco e salvarlo dal patibolo. Sebbene
Non so quanto potrà essere utile, dato che sono già passati 6 mesi dall'uscita del gioco, però è pur sempre un buon segno che potrebbe far tornare quei giocatori che avevano abbandonato il gioco, e quindi non perdo le speranze. Bene ragazzi, spero che questo lungo video pieno di mie opinioni su For Honor vi sia piaciuto. Ci ho lavorato tanto e scusatemi se in questo periodo sono stato assente, ma il caldo mi ha rallentato di brutto il lavoro, ma alla fine sono riuscito a portarlo a termine. Ci tenevo molto a dare la mia opinione e non l'ho fatto per giudicare male questo gioco, anzi l'ho fatto proprio perché avevo a cuore questo titolo, sia prima dell'uscita che dopo, e mi sentivo di esprimere il mio parere sfruttando le mie conoscenze nel campo del video editing, realizzando un qualcosa di curato e che non risultasse noioso per chi lo guardasse. Grazie ancora per avermi seguito. Attendo i vostri commenti, vi chiedo di non aggredirmi se qualcosa non vi è piaciuto, ma cerchiamo di discutere in maniera calma e serena, o finiamo tutti in modalità vendetta. Un saluto a tutti ragazzi, e alla prossima.